Se prendi un missile da crociera a bassa quota e lo lanci verso il centro del Medio Oriente, la navigazione diventa un incubo. Ma i missili balistici, viaggiando nello spazio, sono immuni alla topografia. Stai guardando una delle anomalie geografiche più estreme del nostro pianeta. Un luogo dove la crosta terrestre si è letteralmente accartocciata su se stessa, creando un labirinto di roccia che sfida ogni logica militare moderna. Guarda la mappa dell'Iran. Dimentica i confini politici tracciati dagli esseri umani. Guarda i dati topografici puri. Non è una nazione, è una gigantesca isola di roccia sollevata, circondata da pianure piatte e vulnerabili. A ovest le pianure dell'Iraq, a est i bacini dell'Afghanistan e del Pakistan. In mezzo un altopiano massiccio, circondato da mura di pietra alte 4.000 metri. Per capire come si è formata questa prigione perfetta, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, di 60 milioni di anni, 60 milioni di anni fa. L'Oceano Tetide separa due colossi di roccia. A sud la placca arabica, a nord l'immensa placca eurasiatica. Sotto la superficie, correnti convettive nel mantello solido spingono la placca arabica verso nord. La velocità è di soli 2 centimetri all'anno. Sembra nulla, ma stiamo parlando di miliardi di tonnellate di silicato e basalto in movimento inarrestabile. Quando queste due masse continentali collidono, l'energia cinetica rilasciata è inimmaginabile. La roccia non si spezza, si piega, si deforma, si accartoccia come il cofano di un'automobile durante un incidente al rallentatore. Questo scontro titanico genera i Monti Zagros, una catena montuosa lunga 1500 chilometri. Ma non è una montagna normale. È una serie di creste parallele, decine di muri di roccia, uno dietro l'altro. Immagina di dover invadere questo territorio. Superi la prima montagna alta 3000 metri e subito dopo ti trovi davanti a una valle profonda, seguita da un'altra montagna identica, e poi un'altra e un'altra ancora. Per un esercito, la logistica qui non è difficile. È un incubo matematico. I veicoli consumano carburante in modo direttamente proporzionale ai continui dislivelli. Le comunicazioni radio rimbalzano e si perdono tra le rocce. Sei cieco e sei in trappola. Ma questo era solo il primo livello. Quello che succede dopo è ancor più difficile da credere. La collisione tettonica non si è mai fermata. Sta avvenendo in questo esatto momento. La placca arabica continua a spingere l'Iran verso nord di circa 2,5 centimetri ogni anno. Questo accumula una tensione elastica mostruosa nella crosta terrestre. I legami chimici nel reticolo cristallino della roccia si deformano fino al limite estremo e quando cedono rilasciano l'energia sotto forma di onde sismiche. L'Iran è una delle zone più sismiche del pianeta. La Terra qui non è solo un ostacolo, è un'entità viva che trema, frana e rimodella costantemente i suoi passi montani, cancellando strade e inghiottendo infrastrutture. Se riesci miracolosamente a superare gli Zagros a ovest o i Monti Alborz a nord, pensi di avercela fatta. Pensi di aver raggiunto il cuore del paese. Ma la geografia ti ha appena preparato una trappola mortale. I Monti Alborz a nord formano un muro alto 5.000 metri. Questo muro blocca tutta l'umidità proveniente dal Mar Caspio. Le nuvole si scontrano con la roccia, si raffreddano e scaricano tutta la pioggia sul versante settentrionale. L'aria che riesce a superare la vetta e a scendere nell'altopiano centrale è completamente, brutalmente secca. Questo fenomeno si chiama ombra pluviometrica e ha creato un inferno termodinamico. Benvenuto nel Dasht-e-Kavir, il grande deserto di sale. Qui la fisica gioca con le percezioni umane.
A prima vista sembra una vasta pianura solida e piatta, perfetta per muovere truppe o veicoli pesanti, ma è un'illusione ottica e chimica. Sotto un sottile strato di sale cristallizzato c'è un oceano di fango denso come colla. Quando l'acqua evapora in questo bacino chiuso, lascia dietro di sé una crosta salina. Ma sotto, l'umidità intrappolata mantiene il fango allo stato semiliquido. Se un veicolo corazzato da 60 tonnellate prova ad attraversarlo, la crosta si spezza. Il veicolo viene inghiottito dalla terra, senza esplosioni, senza spari. Semplicemente svanisce. E se pensi che il fango sia il peggio, spostiamoci più a sud, nel Dasht e Lut. Qui non c'è fango, c'è solo roccia vulcanica scura e sabbia, e la fisica della termodinamica portata all'estremo. I fotoni del sole colpiscono la superficie scura. La roccia assorbe l'energia elettromagnetica. Gli atomi vibrano freneticamente, trasformando la luce in energia termica. I satelliti della NASA hanno misurato la temperatura del suolo in questo deserto. 70,7 gradi Celsius. È uno dei luoghi più caldi dell'intero pianeta Terra. A questa temperatura, l'acqua nei tessuti umani evapora rapidamente. Le proteine iniziano a denaturarsi. I motori dei veicoli si surriscaldano e fondono. È una barriera invisibile, fatta di pura energia termica. Se stai ancora qui, è perché una parte di te voleva sapere. E c'è molto altro da scoprire. Questo deserto non è solo uno spazio vuoto sulla mappa. È un organo vitale della difesa geografica. Storicamente, gli imperi che hanno cercato di conquistare l'Iran hanno guardato queste immense distese centrali e hanno dovuto dividere le loro forze. Non puoi attraversare il centro. Devi aggirarlo. Devi marciare lungo i bordi, infilandoti in stretti corridoi tra le montagne e il deserto mortale. E quando dividi le tue forze in corridoi stretti, diventi prevedibile. Diventi un bersaglio facile. La geografia ha trasformato l'invasore in una preda. C'è un altro dettaglio fondamentale. L'intero altopiano iraniano è sollevato rispetto ai paesi vicini. L'altitudine media è di 1200 metri sul livello del mare. Nella balistica e nella strategia militare, l'altezza è energia potenziale. Chi sta in alto spende meno energia per colpire chi sta in basso. I radar posizionati su queste montagne possono guardare giù per centinaia di chilometri, spazzando le pianure di Iraq, Kuwait e Arabia Saudita. L'Iran non ha solo un muro, ha una torre di guardia naturale che domina l'intero orizzonte mediorientale. Quindi, se la terraferma è impenetrabile, un esercito moderno potrebbe pensare di attaccare dal mare. A sud, l'Iran ha oltre 2000 chilometri di costa sul Golfo Persico e sul Golfo di Oman. Sembra il punto debole perfetto, ma c'è un problema enorme. I monti Zagros non si fermano sulla spiaggia, continuano sotto l'oceano. La linea di costa iraniana non è una spiaggia piatta e sabbiosa, è una scogliera brutale, frastagliata, piena di insenature nascoste, grotte sottomarine e isole rocciose. È l'ambiente perfetto per la guerra asimmetrica. Un labirinto costiero dove piccole imbarcazioni veloci possono nascondersi e colpire navi gigantesche prima di svanire di nuovo tra le rocce. E poi c'è il capolavoro finale della tettonica a placche, lo stretto di Hormuz. Guarda la forma della penisola arabica e dell'Iran. Sembrano due mani che si stringono attorno a un tubo. Nel punto più stretto, questo passaggio marittimo è largo solo 39 chilometri. Ma le corsie navigabili per le superpetroliere, a causa della profondità dell'acqua, sono larghe appena 3 chilometri in ogni direzione. 3 chilometri. È un collo di bottiglia microscopico su scala planetaria. E chi controlla le montagne a nord di questo stretto controlla
l'interruttore dell'economia globale. In questo tratto di mare così stretto, le regole della guerra moderna vengono capovolte. Una portaerei nucleare da 100.000 tonnellate, l'arma più potente mai creata dall'uomo, qui diventa un bersaglio vulnerabile. Perché? Per via della fisica delle onde elettromagnetiche. I radar delle navi hanno bisogno di linea di vista e spazio aperto. Ma quando sei circondato da montagne scoscese che si innalzano a picco dal mare, le onde radar rimbalzano sul metallo e sulla roccia, creando un caos di echi fantasma. Si chiama clutter orografico. L'orizzonte radar si riduce drasticamente. Non puoi vedere oltre la prossima montagna e i missili antinave iraniani, nascosti nei tunnel scavati nella roccia, hanno bisogno di volare solo per pochi secondi per colpire. Più del 20% del petrolio mondiale passa attraverso questi 3 chilometri di acqua. 20 milioni di barili al giorno. È un paradosso geografico. Il mondo intero dipende dal flusso di energia liquida che deve passare esattamente sotto i cannoni naturali dell'Iran. Non è una questione di politica, è una questione di topografia. Se l'Iran decidesse di minare lo stretto o di usare l'artiglieria posizionata sulle scogliere, bloccare questo passaggio sarebbe geologicamente facilissimo. Riaprirlo sotto il fuoco incrociato dalle montagne sarebbe un'impresa titanica. La terra ha creato un cancello d'acciaio e l'Iran ha le chiavi. Mentre il nemico è costretto a navigare in spazi stretti o a scalare montagne impervie, le forze difensive operano dall'interno. Le montagne non sono solo scudi, sono spugne acustiche e termiche. Le firme infrarosse dei lanciamissili vengono coperte dal calore naturale della roccia cotta dal sole. I suoni dei motori vengono assorbiti dalle valli. L'invasore è esposto su una superficie piatta o sull'acqua. Il difensore è un fantasma fuso con la tettonica. Ma l'adattamento umano a questa geografia estrema non si è fermato in superficie. Se hai a disposizione centinaia di chilometri di montagne, di roccia ignea e calcarea, non costruisci le tue basi militari all'aperto. Le scavi dentro. Negli ultimi decenni, l'Iran ha trasformato la sua geologia in un'infrastruttura militare sotterranea senza paragoni. Chilometri e chilometri di tunnel scavati fino a 500 metri di profondità sotto la roccia solida. Qui i satelliti spia ottici sono inutili. I radar ad apertura sintetica non possono penetrare. Le bombe antibunker più avanzate del mondo, progettate per penetrare 60 metri di cemento armato, si infrangono inutilmente contro mezza montagna di granito solido. Per capire la protezione offerta da queste montagne, dobbiamo guardare la fisica dei materiali. La roccia compatta dei Monti Zagros ha una densità di circa 2700 kg per metro cubo. Quando un'arma cinetica colpisce questa superficie, l'onda d'urto deve viaggiare attraverso una struttura cristallina incredibilmente rigida. L'energia dell'esplosione si dissipa rapidamente, trasformandosi in calore e microfratture superficiali, invece di penetrare in profondità. La montagna assorbe l'impatto di una bomba da 10.000 libbre come un muro di mattoni assorbe un granello di sabbia lanciato dal vento. Le basi missilistiche sotterranee e i siti di arricchimento nucleare sono avvolti in uno scudo che nessuna tecnologia umana attuale può distruggere in modo convenzionale. Da queste fortezze sotterranee, chiamate in gergo città dei missili, il lancio di un'arma balistica diventa un enigma irrisolvibile per l'avversario. I missili non sono fermi su rampe esterne vulnerabili. Si muovono su rotaie all'interno della montagna. Arrivano a un portellone mimetizzato, si alzano, lanciano e in pochi minuti il portellone si chiude e il sistema è già chilometri sottoterra.
Il tempo di reazione per un contrattacco è 0. La montagna ha sparato e la montagna si è richiusa. È l'apice della simbiosi tra ingegneria umana e scudi tettonici. La geografia non è più solo lo scenario della guerra, è l'arma stessa. Tutto questo ci porta a una conclusione inevitabile. La geopolitica, i trattati internazionali, le alleanze e le guerre. Pensiamo che siano decise dalle menti umane nei palazzi del potere. Ma la verità è che l'umanità sta solo giocando a scacchi su un tabellone che la natura ha scolpito con il magma e la pressione milioni di anni prima che il primo essere umano camminasse sulla Terra. Se l'Iran fosse una pianura piatta, la sua storia sarebbe completamente diversa. I suoi confini sarebbero cambiati decine di volte. Invece, 2 placche tettoniche si sono scontrate, hanno accartocciato la crosta terrestre e hanno costruito una fortezza che detta le regole del gioco a tutto il pianeta. Ogni confine che crediamo inviolabile è solo un'increspatura temporanea sulla pelle di un pianeta inquieto. Noi tracciamo linee sulla carta, ma è la pressione di continenti invisibili a decidere chi sopravvive e chi cade. Non stai guardando una mappa politica, stai guardando la cicatrice di una collisione planetaria. L'universo non ha costruito muri per proteggere gli esseri umani. Eppure, eccoci qui, nascosti dietro di essi. Io sono Renderium e questa era la matematica silenziosa della guerra e della roccia. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro, la superficie del mondo è solo l'illusione che copre gli ingranaggi profondi della realtà.